Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, siamo qui con la dottoressa Patrizia Pietropaolo, psicologa e psicoterapeuta, specializzata in psicoterapia cognitivo-comportamentale. È possibile trovare in libreria il suo nuovo libro Pensieri, emozioni e comportamenti. Introduzione alla psicoterapia cognitivo-comportamentale, edito dal Denia Edizioni. Ma allora, raccontaci, come mai hai deciso di scrivere un libro? Allora, bella domanda questa, eh? Ma- Allora, ho scritto questo libro perché io credo fermamente nell'idea che la psicoterapia cognitivo-comportamentale possa contribuire ad ottimizzare il proprio sé per poter vivere una vita piena. Ho sentito quindi a questo punto la necessità di trasferire questo concetto alle persone, perché io ritengo sia qualcosa di veramente utile, anche se per me l'attività clinica rimane e rimarrà sempre la prima cosa. Chi non ha mai pensato però di migliorare qualche aspetto della propria vita? Per le persone che desiderano un cambiamento, che hanno bisogno di cambiare, la psicoterapia cognitivo-comportamentale è lo strumento giusto, è il mezzo per produrre questi cambiamenti e di questo io parlo nel libro. Quante volte i nostri comportamenti ci allontanano da ciò che realmente desideriamo o ci sentiamo senza via di uscita o abbiamo delle paure? Chi non ha mai provato qualcosa del genere? Nel gap, nello spazio che c'è tra chi siamo oggi e chi vorremmo essere, in questo spazio, ebbene qui si annida la sofferenza psicologica e raggiungere il proprio sé ideale semplicemente rasserena, e se aumentiamo il nostro grado di consapevolezza su come siamo fatti, semplicemente migliora il nostro stato, la nostra vita, e questo libro può aiutarci a comprendere quei concetti che possono essere utili per andare oltre, per capire come funzioniamo, e ho deciso così di scriverlo per parlare alle persone, per iniziare a costruire una nuova consapevolezza. Beh, tutto questo è molto interessante, ma possiamo sapere un qualcosa in più sul libro? Allora, vediamo da dove posso cominciare, perché non è facile sintetizzare in poche parole un libro, che è anche un libro complesso, in quanto è frutto di anni di impegno clinico. Possiamo dire che il libro tratta di noi, di te, di me, di tutti, di come siamo. Parto dalla materia, dal nostro organismo, dal nostro corpo, per arrivare poi alla nostra mente, ai nostri pensieri, alle nostre emozioni, che poi si traducono nei nostri comportamenti, che sono poi il risultato di ciò che avviene in noi, nella nostra mente, ma anche il risultato dell'interazione che abbiamo con l'esterno, con i nostri ambienti di riferimento, la famiglia, gli amici, il gruppo di lavoro, la società, tutto ciò quindi che per noi funge da modello e impatta sulla nostra persona. Sintetizzando, io parto dalle basi fisiologiche, quindi dal sistema nervoso centrale, il sistema nervoso periferico, il sistema nervoso enterico anche, che è detto il secondo cervello, soffermandomi sui vari neurotrasmettitori, per arrivare infine ai disturbi psicosomatici, dove a mio avviso si evidenzia veramente la stretta interconnessione e interdipendenza tra mente e corpo. E tutto questo passando per un excursus storico sulla psicoterapia cognitivo-comportamentale. Come siamo passati dallo studiare la mente, la coscienza, allo studiare i comportamenti degli esseri umani, che diventeranno l'oggetto di studio della psicologia, iniziando tutta una serie di esperimenti sul condizionamento classico operante, cioè su come ciò che impariamo nel corso della nostra vita, quindi i nostri apprendimenti, condizionano il nostro comportamento, nel migliore dei casi positivamente, altre volte invece purtroppo i condizionamenti che subiamo ci condizionano negativamente. Poi parlo anche delle varie tecniche terapeutiche della psicoterapia cognitivo-comportamentale in azione, cioè applicata ad alcuni dei disturbi più importanti e più diffusi nella popolazione. Bene, quindi il libro ha tanti contenuti, ma come è strutturato per renderlo più accessibile a chi magari per la prima volta si sta avvicinando a questo tipo di libro o di trattamento? Allora, il libro, come dicevo, parte da un percorso storico che analizza il rapporto tra mente e corpo, per passare poi ad una spiegazione di quelle che sono le basi fisiologiche dei nostri comportamenti e del nostro modo di essere, in modo da poter avere così, o dare poi a chi leggerà, una visione integrata tra mente e corpo.
In quella che rappresenta invece idealmente una seconda parte del libro entriamo nel vivo di quella che è la terapia cognitivo-comportamentale, partendo anche qui dalla storia per arrivare alla clinica, passando attraverso i vari modelli terapeutici applicabili ai principali disturbi che si possono presentare, dedicando un capitolo invece particolare ai disturbi psicosomatici, quello conclusivo. Beh, io ho già avuto il piacere di leggere il tuo libro ed è per questo proprio che vorrei citare questo passo perché insomma, mi ha particolarmente colpito. Allora, eccolo. Quello che bisogna sempre ricordare è che i comportamenti individuali possono cambiare grazie ad una migliore consapevolezza sia dei propri pensieri che delle proprie emozioni, per arrivare ad ottenere una situazione di benessere, armonia ed equilibrio con se stessi e con gli altri. Sì, diciamo ottima scelta perché in effetti la frase sintetizza quello che è lo spirito del testo. Infatti un punto fermo per tutti noi deve essere proprio questo, che il nostro comportamento non è sempre solo il risultato di ciò che desideriamo veramente. Spesso invece la conseguenza di un condizionamento o delle influenze che il nostro ambiente esercita su di noi. I nostri comportamenti spesso purtroppo ci allontanano da ciò che noi realmente vorremmo per noi e a volte ci sentiamo proprio come se non avessimo via di uscita, ci sentiamo intrappolati a volte da qualcosa che che dobbiamo fare piuttosto che da qualcosa che vogliamo fare o che sarebbe meglio fare per noi, ma nemmeno riusciamo a vederlo. La persona va sempre considerata in relazione al suo ambiente, per cui il modello di psicoterapia che io presento, quello cognitivo-comportamentale, appunto permette di ottenere dei cambiamenti reali nella vita di ciascuno di noi, a partire però dal cambiamento di noi stessi. Beh, sì, ma quindi poi questo nella pratica in cosa si traduce? Allora, nella pratica, cambiando noi stessi, cambieranno anche gli altri intorno a noi, senza aspettare che sia l'altro a modificare i suoi comportamenti. Se io cambio, gli altri cambieranno di conseguenza e le possibilità di cambiamento e di scelta, quando si innesca questo processo, poi a questo punto aumenteranno esponenzialmente. Dobbiamo prima però sapere chi siamo, cosa proviamo e cosa è necessario fare, come agire per integrarci al meglio nei nostri contesti di riferimento e anche per offrire a noi stessi nuove opportunità, per vivere una vita piena, insomma, e per cessare quello che io definisco nella mia pratica clinica un doloroso stile di vita. Bene, ora andiamo un po' più sul tecnico, ecco. Perché la psicoterapia cognitivo-comportamentale, a tuo avviso, è importante e cosa la differenzia un po' dagli altri modelli terapeutici? Allora, la psicoterapia cognitivo-comportamentale è un modello di terapia importante perché è orientato allo scopo, al cambiamento della persona e più che alla ricerca delle cause nel passato, dove si dà sì un'occhiata, ma è una terapia che guarda avanti al futuro e oltretutto il paziente ha un ruolo attivo, è il protagonista insieme al terapeuta del processo di cambiamento che è finalizzato all'ottimizzazione della propria persona. Qui non basta andare in terapia, il paziente ha un ruolo attivo, cioè deve partecipare, deve fare la sua parte. Oltretutto questo modello terapeutico è considerato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità il trattamento d'elezione per trattare la maggior parte dei disturbi, se confrontato alle altre terapie, quindi è un trattamento evidence-based. Insomma, che cosa vuol dire proprio evidence-based? Allora, evidence-based vuol dire questo, vuol dire che i protocolli della psicoterapia cognitivo-comportamentale sono stati e sono tuttora oggetto di ricerche scientifiche che hanno coinvolto i pazienti. E tali ricerche hanno dimostrato che la terapia è efficace, cioè hanno dimostrato la sua validità e oggi la psicoterapia cognitivo-comportamentale si caratterizza per essere anche un grande contenitore dove possiamo trovare numerose tecniche terapeutiche. I protocolli poi sono poi applicabili a tutti i pazienti, salvo ovviamente renderli un abito su misura al caso, perché ogni persona è unica.
Mi torna in mente infatti a questo proposito una volta quando ero a Filadelfia negli Stati Uniti al Beck Institute per un corso su come supervisionare e insegnare la terapia cognitivo-comportamentale, e lì ho avuto il piacere di conoscere Aaron Beck in persona. Lui è stato ed è ancora oggi un pilastro della terapia cognitiva in America, e vederlo con i miei occhi in azione mentre ci supervisionava e anche gli altri colleghi arrivavano un po' da tutte le parti del mondo, lui veramente era un maestro che sapeva veramente entrare negli schemi mentali degli altri. Per me, oltre che essere stato un gran privilegio, ma è stato anche una fonte di grande insegnamento. Insomma, ho avuto modo di essere doppiamente felice. Immagino. E ora, volendo fare un salto nel futuro, questo testo rimane a sé stante o pensi di pubblicare altri libri? Allora, in effetti questo mio nuovo libro è il primo di una serie. Sì, anche se ho detto che mi interessa principalmente l'attività clinica, questo è un testo introduttivo di una serie di libri. Insomma, si capisce di cosa stiamo parlando, cioè della stretta relazione tra mente e corpo, cos'è la psicoterapia cognitivo-comportamentale, a cosa serve, cosa cura, dai casi più complessi a quelli più semplici che riguardano un po' tutti noi nella nostra vita di tutti i giorni. Per poi entrare però con i prossimi libri in uscita nel merito di alcuni argomenti più specifici. Ecco, per esempio, il prossimo testo che è già iniziato parlerà dello stress, perché è una problematica molto sentita. Molte persone non si accorgono nemmeno di essere stressati, perché ormai lo stress tende a far parte della vita di ciascuno di noi senza nemmeno che ce ne rendiamo conto. E scriverò anche degli effetti che lo stress può causare sul nostro organismo, quindi le conseguenze sulla fisiologia dello stress, sulla nostra fisiologia. Su ogni libro, a partire da quello prossimo, io poi metterò anche dei casi clinici, credo un paio al libro, di modo tale che ogni persona potrà riconoscersi leggendo il libro e magari anche credere che poi si potrà trovare la soluzione e risolvere per uscire dallo stress, come dalle altre cose poi che saranno argomento dei prossimi testi ancora. Ti ringrazio, ti auguro un buon lavoro e ne approfitto anche per augurare una buona lettura a chi ci sta ascoltando. Un caro saluto a tutti. Vi ringrazio, un caro saluto, ciao, grazie. Ciao.